fotoromanzi che erano prima le signore, naturalmente. La Rock, eccola qui! Fumetto? So parlare solo così. Certo, è una condanna da sempre. Ciao, grazie, eccola. Benvenuti in Storie dalla soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta. Oggi apriamo una di quelle pagine che sanno di carta stampata, di sospiri e di sogni. E lo facciamo con una vera regina. Parliamo di Michela Rock, all'anagrafe Bianca Maria Roccatani. Nata a Latina il 19 novembre 1941, Michela è stata un volto che ha attraversato cinema, pubblicità e immaginario collettivo. Ma è nei fotoromanzi che ha trovato la sua dimensione più potente, più magnetica, quella che l'ha resa indimenticabile. Simpatia, è deliziosa, e poi come sorride. Amicizia, per fare amicizia, perché a me una donna piace quando è proprio come è lei. Negli anni 60 e 70 muove i primi passi come modella, in una famiglia semplice. Padre pittore originario di Priverno, madre casalinga di Sora. Una ragazza cresciuta a Latina, con quella bellezza elegante e naturale che non aveva bisogno di effetti speciali. Bastava uno sguardo. E infatti, quello sguardo arriva subito al grande pubblico, grazie agli spot pubblicitari anche per il mitico Carosello. Ma il vero salto, quello che cambia tutto, arriva quando entra nel mondo dei fotoromanzi. E lì succede la magia. Con la casa editrice Lancio, Michela Rock diventa un volto familiare per milioni di italiani. Più di 1300 fotoromanzi interpretati. Avete capito bene, 1300. Un numero che oggi fa quasi girare la testa. Amori impossibili, gelosie, drammi, incontri che sembrano destinati a non avverarsi mai. E al centro, lei. Il suo volto diventa simbolo di un'epoca, di quelle storie che si leggevano trattenendo il fiato, di quelle copertine che bastavano da sole a far partire la fantasia. E poi c'è lui, Franco Gasparri. Insieme formano una delle coppie più amate dei fotoromanzi italiani. Un'alchimia che funzionava alla perfezione, dentro le storie e anche fuori dalle pagine. Ogni loro scena era una promessa, ogni sguardo un racconto. Una di quelle coppie che non si dimenticano. Ma attenzione, perché Michela non è stata solo fotoromanzi. Il cinema lo sfiora e come. Debutta nel 1963 come Vestale nel Colossal Cleopatra, accanto a Elizabeth Taylor. Compare, anche se non accreditata, in Il Gattopardo di Luchino Visconti. Sì, proprio in quella celebre scena del ballo, accanto a Claudia Cardinale. E sempre nello stesso anno la ritroviamo in Totò Truffa 62 e Il Comandante, in piccoli ruoli al fianco di Totò. Non erano ruoli da protagonista, ma la sua presenza non passava certo inosservata. Eppure è tra le pagine dei fotoromanzi che diventa davvero immortale. Perché lì Michela Rock non era solo bella, era espressiva, intensa, viva. Ogni gesto, ogni posa raccontava qualcosa. Non servivano grandi dialoghi, bastavano gli occhi. Negli anni 70 i fotoromanzi non erano semplici letture leggere, erano emozioni pure, storie che facevano sognare, che facevano innamorare, che entravano nelle case e nel cuore delle persone. E Michela era il volto di tutto questo. Una bellezza elegante, linee armoniose, uno sguardo capace di passare dalla dolcezza alla passione nel giro di un attimo. Una presenza che non si limitava a essere ammirata, ma si faceva ricordare. Continua a lavorare fino agli anni '80, poi, con il declino dei fotoromanzi, si allontana lentamente dalle scene. Niente clamore, niente rumore, solo una scelta di vita più riservata. Ma chi l'aveva amata non l'ha mai dimenticata. La sua scomparsa, nel 2013, a 71 anni, lascia un vuoto profondo. Una malattia la porta via, ma non porta via quello che ha rappresentato. Perché Michela Rock non è stata solo un volto, è stata un simbolo. Un pezzo di quell'Italia che sognava attraverso immagini stampate, tra copertine lucide e storie che sembravano vere. E ancora oggi, basta aprire uno di quei fotoromanzi e lei è lì, intatta, viva, immortale. E allora ditemelo nei commenti, vi ricordate anche voi quelle storie? Avete mai avuto tra le mani un fotoromanzo Lancio?
Se questa atmosfera vi ha fatto battere il cuore anche solo un po', lasciate un like. Iscrivetevi alla Soffitta e attivate la campanella, perché qui le storie non finiscono mai. E chissà, magari la prossima regina dei fotoromanzi la scegliamo insieme. Wow.